Cell ritornerà. Salve a tutti ragazzi, prima di iniziare come sempre io sono OcelottMDB e se non mi seguite e siete nuovi su questo canale vi invito a iscrivervi attivando magari la campanella per restare sempre aggiornati, passando anche dalle pagine Instagram e TikTok dove tuttora continuo a pubblicare nuove incredibili cose su tutto ciò che voglio. Dall'annuncio di Dragon Ball Super Super Hero una voce si è alzata nella community italiana, ma anche mondiale, ovvero Cell sta per tornare? È una domanda legittima in quanto in questo film comunque i cattivi sono l'esercito del Red Ribbon e nel trailer abbiamo visto che stanno analizzando i nostri guerrieri. Ciò significa quindi un imminente ritorno di Cell come nemico? Piuttosto che stare qui a cercare di immaginare la trama di questo film, perché comunque non sappiamo ancora niente, mi sono fatto una domanda un po' più specifica. Cell può tornare come personaggio? Quali potrebbero essere le motivazioni affinché venga ributtato dentro un personaggio come Cell? In questo video cercheremo proprio di capire questa cosa. Partiamo dal principio. Cell è stato uno dei più grandi nemici di Dragon Ball nell'anime Dragon Ball Z ed è praticamente un biocombattente nato dall'unione delle cellule della maggior parte dei guerrieri più potenti della Terra combinate in quest'essere creato dal dottor Gero, che praticamente ha fatto una sorta di androide, anche se in realtà Cell non è né un androide né un cyborg, perché non è né completamente artificiale né a base umana e quindi è più un'amalgama artificiale, possiamo chiamarla così. Dottor Gero che lavorava alle competenze del Red Ribbon, quindi il fatto che ci sia il Red Ribbon all'interno di questo film potrebbe lasciar presupporre come si potrebbe far tornare Cell. Beh, per molti l'opzione più banale potrebbe essere quella di radunare le sfere del drago, chiamare il drago Shenron e chiedere semplicemente che Cell venga riportato in vita. E io credo che questa spiegazione banale sia sbagliata su tantissimi livelli. Partiamo dal più basso e poi ci muoviamo verso l'alto, va bene? Narrativamente, per quanto sia interessante l'idea di Cell riportato in vita dalle sfere del drago, non ci dimentichiamo che anche nella saga del ritorno di F, Frieza viene riportato in vita con le sfere del drago e di conseguenza, per quanto potrebbe essere plausibile usare le sfere del drago, narrativamente sarebbe davvero orrendo avere due film che utilizzano lo stesso concept. Quindi, se davvero Cell dovesse tornare con le sfere del drago, non sarebbe impossibile, ma sarebbe semplicemente brutto e stupido narrativamente, perché sarebbe la riproposizione identica di una cosa già vista. E sinceramente non credo Toriyama sia così tanto banale. Ma effettivamente Cell può essere riportato in vita con le sfere del drago? La risposta dipende in realtà. Partiamo dal principio. In Dragon Ball, come apprendiamo durante la saga di Buu, non esiste l'inferno. Quelli sono soltanto filler aggiunti all'interno dell'anime. All'interno della saga di Buu, Piccolo dice una cosa molto importante a Vegeta, ovvero che le persone morte vengono sì mandate a essere giudicate dal re Enma, tuttavia i cattivi non vengono mandati all'inferno. L'inferno è solo un luogo temporaneo in attesa che la loro anima venga purificata e reincarnata. Quindi, per quanto ci sia una zona di attesa che potremmo chiamare inferno, in realtà quella zona è solo passeggera. Tu vai lì e aspetti il tuo turno per essere purificato, ovvero che ti vengano cancellati i ricordi e tu venga reincarnato in un altro corpo, che è quello che succede appunto con Kid Buu. E cosa apprendiamo durante la saga del ritorno di Frieza? Che questa sorte è toccata a tutti i cattivi morti. L'unico che si è salvato è appunto Frieza, perché era così cattivo che il processo di purificazione era inefficace e quindi per questo è stato possibile resuscitarlo a così tanto tempo di distanza, altrimenti anche lui sarebbe stato purificato. E mi sembra di nuovo troppo banale che dicano la stessa cosa per Cell. Sarebbe continuare a ripetere sempre le stesse cose. Ma mettiamo il caso che si possa, mettiamo il caso che davvero dicano Cell è così cattivo che anche lui non si è purificato. Cell ha effettivamente un'anima? Io so, è una domanda banale da chiedersi. Essendo artificiale, possiede un'anima nel suo corpo che possa essere riportata in vita? Ci sono prove che Cell abbia o non abbia un'anima all'interno del suo corpo? Dico prove canoniche, perché ovviamente se prendete i filler di Z, Cell è all'inferno e quindi ce l'ha un'anima. Ma io parlo del manga originale. Essendo Cell completamente artificiale, potremmo effettivamente dire che non possegga un'anima e che quindi la sua morte sia si è spento? Cell ha un'anima? Boh, non lo possiamo sapere. Io credo non ce l'abbia un'anima al suo interno perché è stato creato in laboratorio senza neanche una base umana.
quindi non dovrebbe, ma non si può mai sapere. Questo è un interrogativo lasciato aperto, anche perché anche Arale in realtà non ha un'anima essendo un androide, però lei è tornata in vita dopo gli eventi della saga di Boo, però lei è un personaggio gag, quindi non possiamo saperlo, però rimane aperto questo interrogativo. Cell ha un'anima e se tu non hai un'anima puoi tornare in vita? Non lo sappiamo. Restando fedeli al fatto che secondo me quindi è impossibile riavere lo stesso Cell della saga di Cell, ci possono essere modi in cui comunque potrebbe tornare questo cattivo? Beh, tecnicamente basterebbe ricostruirlo, per quanto i piani siano andati completamente distrutti quando hanno distrutto il laboratorio. Penso che non sia difficile per il Red Ribbon, che ha creato come esseri artificiali quei due supereroi, ricreare anche Cell. Ma in quel caso non è lo stesso Cell che abbiamo avuto. È un concetto un po' più filosofico magari. Se voi aveste un clone, quel clone sarebbe voi? No, siete due persone diverse. E quindi quello sarebbe effettivamente Cell, ma non lo stesso Cell del passato. Effettivamente in Dragon Ball Super apprendiamo che i Cell Junior sono ancora vivi sull'isola dove si allena C-17. Potrebbero essere quelli che magari crescono, magari si scopre che si uniscono e formano un Cell completo, perché in effetti quelli sono i Cell della saga di Cell, quindi quelli sono in effetti quelli che portano il patrimonio genetico del Cell originale. A parer mio, un ritorno di Cell è completamente inutile, penso sia la cosa più sbagliata da fare in Dragon Ball in questo momento, perché io posso ancora capire Frieza, perché c'era il film e poi se lo sono trovati magari di nuovo a farlo tornare in Torneo del Potere, va bene, ma in linea di massima far tornare un altro nemico nuovamente, secondo me meglio di no. Quindi io personalmente non metto in dubbio che potrebbero creare un altro biocombattente che unisca le cellule di tutti i guerrieri più forti. Potrebbe essere plausibile l'idea che nuovamente tentino questa strada con il Red Ribbon, ovvero creare un guerriero che sia la somma di tutti gli altri guerrieri, ma, come abbiamo anche visto, è davvero improbabile che quello sia Cell, a meno che non venga estremamente forzata la trama, perché tutto ciò che vi ho portato come esempio dimostra che un ritorno di Cell può essere possibile, ma soltanto davvero volendo forzare esageratamente le cose. Per quanto in realtà, secondo me, Gamma 1 e Gamma 2 possono essere gli unici boss di questo racconto. Toriyama ha detto che sarà una storia molto più semplice, molto più slice of life, e quindi magari noi ci stiamo facendo mille pensieri sul ritorno di altri personaggi, ma in realtà la trama sarà che loro sono convinti che i cattivi siano i Saiyan, combattono contro i Saiyan, e poi però in realtà no, e fanno amicizia, non lo so, potrebbe essere molto più semplice del previsto. Secondo voi un ritorno di Cell, alla luce di tutto ciò che vi ho detto, continua a essere plausibile? Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, magari lasciando like o un dislike se il video non vi è piaciuto, passando da Instagram e TikTok, e noi ci vediamo, come sempre, a un prossimo video.